Si tratta di un prototipo di un meccanismo di trasmissione e variazione automatica e continua di moto rotatorio, senza ingranaggi e senza attriti. Il suo funzionamento è basato sull'azione di masse dinamiche in susseguente accelerazione e decelerazione. Il meccanismo è formato da una serie di rotismi, in questo caso 6, calettati sull'albero motore e stretti fra due flange. L'albero in entrata è solidale alla parte interna del meccanismo, cioè all'albero motore. L'albero in uscita è solidale al tamburo esterno del meccanismo, cioè alla parte indotta. In entrata si ha l'albero motore, in uscita l'albero indotto. L'albero motore e la parte indotta sono liberi di ruotare tra loro. Mediante una cinghia il meccanismo è collegato ad un motore elettrico. Il motore elettrico è alimentato tramite un inverter, il quale consente di variare i giri del motore da 0 a n giri All'albero in uscita è stato applicato un peso. Tramite il potenziometro dell'inverter si comincia a far ruotare l'albero motore del meccanismo. All'inizio il peso rimane a terra, ma aumentando il numero di giri esso comincia a salire. Diminuendo il numero di giri, esso scende. Ad un certo numero di giri il peso rimane sospeso. La coppia trasmessa dal meccanismo in uscita varia in maniera automatica e continua al variare del numero di giri in entrata. Quando il peso rimane sospeso, vuol dire che la coppia trasmessa in uscita è uguale alla coppia prodotta dallo stesso peso. Variando l'entità del peso applicato e quindi il valore della coppia applicata, per avere pari condizioni di velocità dell'albero indotto, si dovrà variare in modo adeguato il numero di giri dell'albero motore. Il meccanismo può funzionare in entrambi i sensi di marcia. Può inoltre funzionare invertendo l'albero in entrata con l'albero in uscita.